Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati nelle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Allora, vediamo come si comporteranno i nostri beniamini in questa settimana. Come vi ho annunciato nelle previsioni settimanali, la settimana prossima, in questa settimana, dipende quando vedi questo video, pubblicherò una sequenza fluida yoga sciamanico dove andiamo a co-creare con le tue più grandi paure, cioè praticamente andiamo a unirci eroticamente ai tuoi demoni. Eh. Cosa sono i demoni? Sono le tue più grandi paure. E quindi questa sequenza fluida la volevo fare già da un po', ma proprio mi sono svegliata la mattina e ho detto oggi è il giorno. Oggi è il giorno. Quindi è una cosa che non vi potenzierà, cioè vi fa proprio spaccare la diga della mente razionale. Vi ricordate il video Magia Pratica 0, Magia Pratica 1? Bene, quella diga lì della mente razionale, la mente razionale è una diga, cioè praticamente non ti fa vedere al di là della diga. Quindi che succede? Che sono le emozioni? Le emozioni, se tu le incanali, ti unisci eroticamente alle emozioni che ti spaventano, ai tuoi demoni, tu spacchi piano piano quella diga. Allora si fanno tanti forellini nella diga, forellino, 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 a un certo punto entra la luce, spacca tutto. Ecco, siccome stiamo, quando invece le emozioni tu le subisci, sei vittima e quindi aggravi il peso, aggravi il karma, cioè pesante, pesante, pesante. Quando tu invece scegli di includerla, l'emozione ti libera. Allora noi andiamo a usare Kundalini con delle respirazioni dove usiamo lo sfintere anale, la chiusura del tratto del perineo, cioè noi facciamo una bomba, stiamo per fare una bomba, io già la facevo sempre questa cosa, però volevo metterla in una sequenza fluida apposta per realizzare la vostra missione, sentirvi libere, sentirvi leggere, autopotenziarvi con queste emozioni, rabbia, frustrazione, tristezza, gelosia, anche perché tutto ciò di cui abbiamo paura è il divino. La mente non lo conosce il divino, quindi lo chiama demone. No, paura del demone, cioè connota al demone la paura. Allora, nei Rig Veda, che sono gli inni alla conoscenza vedica, è scritto questo: Brahman creò l'universo dalle sue stesse membra e al termine della creazione lanciò un urlo e disse: Ahimè la mia vita! E che successe? Che immediatamente le acque e i fiumi tornarono a lui per rigenerare le sue membra. Ma le sue creature si diedero alla fuga. Da allora la divinità ruggisce dietro alle sue creature e dice: venite a me, vi divorerò per salvarvi. Questo è uno degli esempi degli scritti più potenti nei Veda, che sono testi sciamanici. Cioè, quando tu hai paura di qualcosa, ti devi buttare dentro a quella cosa. È un po' quello che mi diceva un mio carissimo maestro, io avevo 19 anni, mi diceva: Francesca, hai paura di fare quella cosa? Sì, ho paura, ho paura. Quella devi fare. Ve lo dicevo sempre anni fa. La paura è il campanello d'allarme, o meglio, la cartina tornasole per farti capire dove devi andare. E tutto questo è sempre scritto in tutti i testi sacri. Gesù dice la porta stretta, cioè tutti dicono la stessa cosa, con lingue diverse, in forme diverse, ma dicono la stessa cosa. Poi lo sciamanesimo è più colorato, a me piace di più, mi sento più predisposta a questo. E me lo confermò anche una persona, poi siamo diventate care amiche, una grande sensitiva, una scrittrice, non faccio il nome, e mi disse: tu vieni da un luogo in cui non hai mai avuto a che fare con la civiltà, cioè, mi disse: la tua energia è un'energia selvaggia. Mi disse specificatamente le isole delle Hawaii, quelle isole, dice tra un'incarnazione e l'altra tu sosti lì. Mi disse questo. Dice: tu hai una religione di natura. Quando mi disse questo successe tanto tempo fa, e io rimasi sconvolta, perché piansi, come se qualcuno avesse riconosciuto la mia casa, come se fossi tornata a casa.
E allora lo sciamanesimo per me, quando poi ho incontrato lo yoga sciamanico in questa incarnazione, ecco perché ho capito da dove venivo. Perché è come se tutto quello che mi insegnava anche Selena era qualcosa che già avevo nelle ossa, nella pelle. Quando leggevo anche i suoi libri, dicevo, ma questo io lo so, ma io lo so, ma cioè io lo... Hai capito? Quindi è più colorato lo sciamanesimo, è più bello, è più viscerale di quello che ci hanno fatto poi. Ma tutte le religioni esoteriche, no? La parte esoterica delle religioni, perché ogni religione ha una parte esoterica con una S ed esoterica con due S, cioè quella esoterica è quella visibile a tutti, quella comunemente professata. Quella esoterica è quella che non è visibile a tutti e prima la conoscenza esoterica veniva tramandata anche oralmente, no? Quella che era per pochi, i pochi eletti. I pochi eletti, ma non soltanto era per chi voleva il potere, no, anche perché il livello di consapevolezza delle persone, andando nell'età del bronzo e poi nell'età del ferro, non potevano comprendere alcuni concetti essenziali. Quindi c'erano queste due strade, no? Per chi non poteva comprendere perché erano delle persone più... dovevano essere passati questi concetti in modo più semplice, ecco, perché non c'era la cultura che c'è adesso, eccetera. Quindi Gesù stesso era un esseno, cioè ha studiato, era un iniziato, non è tutto quello che ci hanno detto, professato, no? La maggior parte è stato manomesso, no? Come già sappiamo, ma no? C'ho tutti i miei podcast sul risveglio della coscienza, tutti gli altri podcast parlavo del cristianesimo, anche sul podcast Lucifero il tuo Dio, quando stavo studiando tutto quell'aspetto, no? Cioè ve lo stavo esponendo dopo che l'avevo interiorizzato. E quindi che stavo dicendo? Il profilo esoterico delle religioni è bellissimo, è bellissimo. E Gesù stesso era un grande maestro, ma il substrato di tutte le religioni è l'animismo, di cui lo sciamanesimo è la corrente principale. Cioè anche Gesù stesso veniva, quello che professava veniva dall'animismo. Quindi la mia sfrenata ricerca di cosa c'era prima dietro tutto quello che di esoterico ci poteva essere, no? Al giorno d'oggi, ma anche Steiner stesso, Leadbeater, la Blavatsky, io mi chiedevo ancora, ma ancora dietro cosa c'è? Che c'è dietro? L'animismo. Cioè come se con lo sciamanesimo noi arriviamo all'origine. L'origine. L'origine è questa. E, e allora affidarsi alle proprie paure significa autopotenziarsi con i propri demoni, che sono quello di cui hai paura. Ecco, questa sequenza qui vi farà fare questo viaggio pazzesco, cioè potentissimo, potentissimo. Ok, allora, ragazze mie ragazzi, una piccola parentesi, un appunto per le ragazze che mi stanno mandando tante mail per le consulenze, vi leggerò a poco. Come avete visto, vi ho risposto anche dopo un mese e mezzo, perché siamo tantissime. E sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni, c'è scritto approccio formativo, parentesi, 21 giorni, e c'è il post, la freccetta sul post, cliccate sul post che vi rindirizza alla pratica dei 21 giorni da fare per ampliare il vostro stato di coscienza e realizzare tutto, lo sapete, tutto, migliaia di voi già lo stanno facendo, quindi sperimentare per diventare, non provare per credere, sperimentare per diventare. Ok, allora andiamo a vedere i nostri eroi in questa settimana, il divino maschile e il divino femminile, che sono energie coesistenti all'interno e si manifestano all'esterno sotto forma delle relazioni che abbiamo quotidianamente con le persone e ma prima di tutto con la relazione che abbiamo con noi stessi tra il nostro maschile e il nostro femminile. Per le ragazze nuove lasciatevi ispirare e poi alla fine della prima parte, dove leggo di più la parte un po' più, come si dice, più terrena, ecco, farò anche, unisco i due archetipi all'interno di te, le direttive per questa settimana, ok? Allora, partiamo subito dai tarocchi. Per questa settimana qui
che stiamo per entrare nell'equinozio d'autunno che a me piace tantissimo. Andiamo a vedere l'energia attuale del maschione, cosa ci combina. Allora, andiamo a vedere. Energia attuale di lui. Energia attuale di lui. Vediamo. Del maschile. Qua abbiamo un 6 di coppe, ma sono al contrario, sì. Allora, abbiamo un 6 di coppe qua. Vedo dei maschili energeticamente attualmente un po' nostalgici. Un po' nostalgici. Stanno pensando ai bei momenti che hanno vissuto nella loro vita, magari insieme a una persona, anche a quando erano piccoli. Il 6 di coppe è la carta dell'infanzia, no? Dei bei ricordi, laddove le strutture mentali ancora non pesano e quindi sono un po' nostalgici, sai, quella dolce malinconia, quella dolce tristezza che se accolta ti autopotenzia, spaccando quella diga della mente. Li vedo un po' nostalgici, con la voglia, stanno pensando a qualcuno, ai bei momenti vissuti insieme a qualcuno. Va bene, andiamo a fare carta a carta tutto quanto nel modo più, ehm, come dire, la parte poetica la facciamo dopo. Ok? Vediamo cosa hanno nel labirinto della loro mente, cosa ha il maschile nel labirinto della sua mente, cosa ha nella mente, quali sono i pensieri del maschile. Si sente un po' frustrato per qualcosa rispetto alla nostalgia che sta provando di momenti della sua vita in cui non c'erano i condizionamenti. Allora, a livello attuale, qua io vedo con l'otto di spade, è come se si sentissero un po' malati, cioè un po' frustrati, incapacità di agire. Cioè, vedo i maschili che si sentono un po' frustrati per incapacità di agire, la loro mente li attanaglia un po' per quanto riguarda delle questioni a cui loro vogliono tendere, che questa sensazione bella di ricordi, e si sentono un po' bloccati, quindi possono essere un po' bloccati nei confronti di qualcuno, per cui stanno provando dei ricordi felici, un po' bloccati, e qua la stella, eh sì, come se avessero, passatemi il termine, la speranza di sentire di nuovo quelle sensazioni e quelle emozioni belle, ma la sua mente gli dice non puoi più farlo, non sei all'altezza, o lei non ti vuole, o mi spiego? Vediamo. Stiamo leggendo più livelli, come sempre facciamo più livelli. Allora, cosa hanno nel cuore maschile? Cosa ha nel cuore lui? Gli amanti. Allora, ci sono maschili profondamente innamorati di qualcuno, del loro passato, per alcuni, però si sentono incapaci ad agire. Oppure ci sono maschili che si sentono profondamente innamorati di qualcuno con i quali hanno dei bellissimi ricordi, ma si sentono un po' frustrati per dire, che devo fare? Devo fare questa scelta. Quindi vedo dei maschili nostalgici, innamorati, o anche delle energie maschili che vogliono avere dei momenti che toccano il cuore e devono fare delle scelte per essere più autentici possibili. Ma la mente forse dice non puoi essere, non puoi dire la verità, non puoi fare cose autentiche. Vediamo qual è la sfida karmica in questa settimana per lui. Il re di denari. Andare oltre la rigidità. La sfida karmica è andare oltre la rigidità. Ci possono essere dei maschili che sono anche impegnati in delle relazioni o hanno degli impegni a livello lavorativo, finanziario, però sono molto nostalgici, vorrebbero muoversi verso ciò che il loro cuore chiama, però degli impegni li fanno un po' li fanno tentennare, ecco. La giustizia. Vogliono fare le cose giuste, però è come se delle responsabilità li bloccano. Comunque poi lo vediamo meglio. Allora, vediamo da questa parte. Possono esserci anche dei maschili impegnati che hanno delle relazioni, però stanno pensando a un'altra persona, con la quale hanno dei ricordi felici. Si sentono bloccati da queste responsabilità che hanno. Vediamo. Allora, l'energia attuale del femminile.
guarda, la sfida è anche prendere posizione, prendere posizione su quello che il cuore vuole, rispetto alla rigidità mentale dei suoi impegni o di quello che deve fare. Sì. Allora, vediamo l'energia attuale del femminile. Qua abbiamo un re di bastoni. L'energia femminile qua la vedo con molta potenza, eh. Il re di bastoni è leadership, è visione. Vedo dei femminili che hanno delle visioni, non visioni, hanno delle visioni e le portano avanti con grande leadership. Dei femminili che hanno delle visioni e le portano avanti con molta leadership. Sì. Cosa hanno nei pensieri? Due di coppe. Allora, molti femminili si sono alleate con il loro amante mistico e stanno andando avanti e dritte perché si sentono felici e contente. E quindi stanno portando avanti delle visioni sulla base della loro leadership interiore, no? Nel lavoro, nella vita pratica. Invece per altri femminili qua abbiamo, stanno pensando a una persona che le attira a livello erotico molto forte, stanno pensando a questa persona che questa persona sia proprio la loro corrispondenza perfetta. Molte di voi stanno già pensando, stanno lavorando sull'idea dell'amante mistico, dell'anima gemella rispetto all'identikit del tuo vero amore che abbiamo fatto, no? Ed è proprio queste due carte qui e si vede. Poi io amo le carte perché escono proprio il lavoro che state facendo. E quindi è come se siete animate dall'interno dal vostro sposo celeste, dall'amante mistico, e state proprio pensando alla perfetta corrispondenza che volete realizzare nella vita con questa persona qui. Ok. Cosa hanno nel cuore? Cosa ha nel cuore il femminile? Asso di spade, hanno una chiarezza mentale e una chiarezza cardiaca, direi. Ci sono dei femminili molto innamorati. Se questo amore, io vedo che hanno una chiarezza nel cuore, stanno pensando a una persona, questa è la settimana in cui penseranno a una persona e hanno chiaro che vogliono condividere un amore autentico con questa persona. Ora, su un altro livello, chi non ha nessuno, l'energia femminile come si legge? I femminili qua hanno chiaro che le loro idee sono mosse dalla loro profonda intuizione che è guidata dal loro amante mistico e tagliano ciò che non serve se incontrano sulla strada ciò che non è allineato con la loro verità interiore, che poi è l'amante mistico. Stiamo parlando un po' più sottile adesso, ok. Qual è la sfida karmica per il femminile? Il 4 di denari, aprirsi. Sono un po' più chiuse, aprirsi un po' di più. La sfida è non trattenere le emozioni, andare dove il loro cuore ha la chiarezza, aprirsi un po' di più. 3 di bastoni, sì, aprirsi un po' di più. Ok, andiamo da questa parte. Quali sono le intenzioni del maschile nei confronti del femminile? Le intenzioni di lui? 7 di coppe, sono un po' confusi effettivamente perché ci sono delle responsabilità qui oppure la capacità di prendere delle posizioni e andare incontro alla via del cuore, no? 7 di coppe, possono esserci quindi delle idee un po', cioè possono voler fare diverse cose con una persona, il maschile, e non sanno bene che strada prendere, perché la mente li blocca un po' per questa sfida che hanno, no? I 10 di spade, può essersi conclusa la relazione con una persona del loro passato, loro hanno magari già un'altra relazione, non hanno ancora preso posizione e quindi è come se, oppure si è concluso un ciclo karmico molto difficile per il maschile, tant'è che il cuore adesso gli sta dicendo segui il cuore, no? Non essere rigido, quindi nelle intenzioni c'è la voglia di fare col 7 di coppe, c'è una figura felice qui, no? Però non sanno bene che strada prendere. Vogliono anche fare il 7 di coppe in questo caso è anche fare delle promesse, no? Però devono prendere ferma risoluzione di poterle mantenere. Ok, vari progetti insieme, varie cose. Vediamo quali sono le azioni che fanno, qual è l'azione che fa il maschile, le azioni che fanno in questa settimana. Sì, qua c'è la regina di coppe. Sai che fanno?
fanno azioni emotive, soprattutto attendono i tempi del femminile. Molti maschili si rivolgeranno a dei femminili in modo empatico, dolce, delicato, seguiranno la via del cuore. Qua c'è una regina di coppe. Vediamo sulla regina di coppe ancora le azioni. 5 di bastoni. Potrebbe essere che affronteranno delle discussioni o dei conflitti in modo empatico, cioè potrebbe essere che qua vedo dei maschili che vogliono approcciarsi a un femminile, si approcceranno in modo empatico. Allo stesso tempo col 5 di bastoni vedo delle contrarietà che vogliono risolvere, che sono delle loro contraddizioni interne o delle contraddizioni che ci possono essere state tra di loro stessi. È come se volessero, sì, 3 di coppe, fare la pace rispetto delle contraddizioni. Ci sono molti maschili anche che vogliono farsi avanti con dei femminili che hanno dei pretendenti, o suppongono che abbiano dei pretendenti, e quindi devono prendere i barberelli e farsi avanti, perché sta al blocco il barberello, diciamo, in questo caso, avete capito? Prendere posizione. Vediamo un po' l'energia finale del maschile. Regina di bastoni, ci possono essere delle opzioni qua, ma credo che siano più che altro delle opzioni di natura, credo che, siccome qua c'è una bella energia con i femminili, credo che molti maschili si sentano un po' a disagio per quanto riguarda dei femminili che possono avere delle opzioni. Oppure possono essere i maschili che hanno delle opzioni, magari c'è una persona con la quale si sentono empaticamente motivati e l'altra persona che li attira anche con un'energia sessuale più erotica. È come se devono fare una scelta tra due persone e devono prendere i barberelli per fare questa scelta e sono un po' contrariati all'interno. Altrimenti possono essere dei maschili che hanno una sola persona e quindi sanno che vogliono aspettare i tempi di questa persona e sono combattuti all'interno. Allo stesso tempo questa persona qua li attrae a livello proprio erotico, 3 di spade, magari c'è una chiusura di natura sessuale con questa persona qui, o c'è stata una discussione per 3 persone. Fatto sta che qua vedo dei maschili che devono prendere delle decisioni importanti relative a delle scelte che devono fare senza farsi prendere dallo sconforto relativo a delle chiusure, perché è come se stessero pensando ai momenti dolci, i momenti vissuti in assenza di dinamiche adulte, ok? E dice, come se i maschili dicessero: quanto vorrei che non ci fossero problemi. Ok, vediamo da quest'altra parte quali sono le intenzioni dell'energia maschile, femminile, le intenzioni di lei nei confronti dell'altro in questa settimana. Le intenzioni, guarda qua c'è l'asso di bastoni. Le intenzioni del femminile sono quelle di avere un'opportunità di allegria, dare questa opportunità, allegria, sono molto motivate a livello erotico. Che cos'è l'erotismo? L'erotismo è un'energia procreativa, cioè l'entusiasmo, l'asso di bastoni è l'entusiasmo, l'allegria, no? Hanno intenzione di fare delle cose allegre, entusiaste, dare questa nuova opportunità, perché sono molto forti dentro di loro, sono molto forti. E invece quali sono le azioni che faranno? Queste sono le intenzioni, le azioni. Guarda, qua ci sono delle energie femminili che si propongono, paggio di coppe. Ci sono dei femminili, infatti c'è il re di bastoni come prima carta sul femminile, no? E già te lo dicevo, c'è un'energia, c'è un divino l'energia mascolina forte nel femminile, quindi è come se si propongono, sanno quello che vogliono, hanno chiarezza nel cuore. Il blocco è un blocco relativo, devono aprirsi, ok? Questo è. E vedo che si aprono, c'è il paggio di coppe, vedo dei femminili che corteggiano, energie femminili che corteggiano, che giocano, corteggiano, sono molto allegre. Sì, sì, energie femminili che è il tuo femminile interno, quindi qua ci può essere sia un uomo che una donna, ok? Vediamo l'energia finale del femminile. Alla fine i femminili, dopo aver fatto questo, devono fare una scelta. Ci sono i femminili che devono fare delle scelte. 2 di spade, energia finale, qua abbiamo il paggio di denari. Guarda, la scelta si basa sul fatto con chi concretizzare o cosa concretizzare, cosa portare avanti. È come se il 2 di spade invitasse a mettersi in contatto di più con la propria emozione che con la propria mente.
affinché le proprie emozioni siano perfettamente allineate alle sue intenzioni e fare la scelta di concretizzare cose o scegliere con chi concretizzare. Anche i femminili possono avere delle opzioni. Vediamo sul 2 di spade, energia finale del femminile. Ah, la torre, ok. Fatto sta che i femminili vogliono il nuovo. Il nuovo cosa significa? Abbattere delle sovrastrutture, vecchi modi di amare, vecchi modi di intendere una relazione, vecchi modi di fare all'interno delle relazioni. E quindi l'energia del femminile, 2 di spade e la torre, è come se adesso che decisione prendo in funzione del fatto che ho dentro di me avuto una crisi che mi ha permesso di distruggere le vecchie modalità relazionali. Ok? Sì. Andiamo a vedere adesso con i miei potenti oracoli lui-lei, questi maschili, questo maschile, cosa muove questi amanti, questo substrato, no? Andiamo a vedere. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Quanto vorrei le tue gambe ora. Questa è la regina di bastoni, perché i maschili si sentono attratti da due tipi di energie verso le quali non possono rimanere sospesi. E quindi due tipi di energie che possono incontrare all'interno di una sola persona o avere delle opzioni. Prendere posizione su è l'energia kundalinica, no? Erotica, che muove a prendere una decisione. Sono molto attratti, ok. Cos'altro? Attratti, no attratti. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E qua c'è una fortissima energia erotica, anche di ricordi vissuti nella bellezza dell'estasi insieme o di una relazione, l'estasi data dalla relazione. Cos'altro? E infatti qua parliamo di alcune persone del passato anche. Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. I maschili si sentono irrefrenabilmente attratti da un'energia con la quale hanno avuto già risonanza e questa energia si può definire con una persona del passato oppure l'energia stessa di quando hanno vissuto momenti di forte connessione erotica e spirituale con qualcuno. Quindi io ti dico che chi si riconosce l'energia maschile, fatemi mettere un attimo qua, chi si riconosce l'energia maschile questa settimana si trova davanti a una scelta. Cioè c'è un forte richiamo verso il passato, una nostalgia qui che spinge a rivedere qualcuno, oppure una nostalgia che ha lasciato il segno, no? Amore, non ti ho mai dimenticata. Però nella mente c'è confusione, c'è blocco qui, come se non sapesse da che parte andare. E nel cuore qua c'è molto amore, ma c'è anche un bivio. Scegliere una strada o l'altra, carte di scelte. Per qualcuno questa cosa significa avere più persone nella vita oppure sentirsi diviso tra una situazione già avviata e un richiamo forte verso qualcun altro. La sfida karmica qui è il re di denari, cioè essere concreti, essere affidabili, non restare sospesi nelle fantasie. Infatti nelle intenzioni c'è il 7 di coppe, ci sono tanti desideri, tante possibilità, ma poca chiarezza. E le azioni qua con la regina di coppe mostrano che il maschile guarda con dolcezza e attenzione al femminile, regina di coppe. Però questo non avviene senza conflitti interiori. Cioè è come se magari è possibile che si sviluppi il fatto che mostrandosi più vulnerabile vicino a qualcuno questo possa generare delle tensioni sia interne che esterne. Quindi si sente tirato un po' da più parti qua, no? Ecco perché deve chiarirsi. Alla fine però l'energia si sposta sulla regina di bastoni, cioè il maschile riconosce e ammira una donna forte, una donna passionale, magnetica, che diventa proprio il punto di riferimento e qua vediamo che abbiamo una donna molto forte. Questo è come la percepisce lui inizialmente, può essere anche una sola persona, no? Prima percepisce la parte più empatica e poi percepisce la parte più forte e la vediamo forte da questa parte. Cioè, chi vive questa energia maschile si trova tra più opzioni,
però la vita gli chiede di scegliere con maturità e fermezza, cioè non si può più restare sospesi. Chi si riconosce invece nell'energia femminile invece si muove con molta più chiarezza e determinazione. L'energia dominante è qua la regina di bastoni, scusami, il re di bastoni, cioè infatti finiamo con la regina di bastoni e iniziamo con il re di bastoni di qua. Cioè l'energia femminile c'è sicurezza, leadership, attrazione forte, e nei pensieri del femminile c'è un desiderio autentico di unione, due di coppe, reciprocità. Nel cuore c'è un asso di spade, cioè chiarezza, bisogno di verità e anche tagliare ogni ambiguità. La sfida karmica è il 4 di denari, cioè mollare il controllo, aprirsi di più senza paura di perdere. E le intenzioni qua sono molto dirette, l'asso di bastoni, voglio iniziare qualcosa di vivo, voglio iniziare qualcosa di passionale, senza giochi di potere. E infatti nelle azioni poi, da parte dei femminili, arriva un gesto tenero, un gesto sincero, il paggio di coppe, no? Ma senza più correre dietro a qualcuno. Questa è un'offerta delicata, non è un inseguimento il paggio di coppe. E infine il 2 di spade con la torre qui, l'energia finale, il femminile si rende conto che non può più restare bloccata o indecisa. Deve scegliere anche a costo di far crollare vecchi schemi. Ok? Cioè chi vive l'energia femminile questa settimana desidera chiarezza e reciprocità. Può fare un passo ma senza farsi trascinare in situazioni confuse. Se il maschile non prende posizione, dopo che il femminile fa il passo, il femminile sarà pronto a tagliare e a ricominciare da zero. Quindi l'energia maschile in questa settimana potrebbe incontrare una persona del passato, 6 di coppe, oppure può tornare nel maschile, per chi si riconosce di qua, può tornare qualcuno che riporta della nostalgia, ricordi dolci, ma anche delle domande irrisolte. Qua io vedo gli incontri del maschile sono con una donna, una figura dolce e accogliente, una donna sensibile o una figura sensibile, empatica, che lo fa sentire compreso, e l'altro incontro può essere con una donna molto passionale, indipendente, che gli accende il desiderio e lo mette davanti alla necessità di scegliere. Il conflitto interiore o esteriore che ci può essere col 5 di bastoni determina che ci possono essere in questa settimana delle discussioni, cioè persone che lo mettono alle strette qua, oppure più pretendenti che non lasciano spazio al maschile di stare nel mezzo. Cioè in pratica il maschile questa settimana incontra degli specchi, no? Che lo costringono a capire cosa vuole davvero. Può attrarre sia dolcezza che passione, ma se non decide rischia di trovarsi in delle tensioni e dei conflitti. Il femminile invece va una bomba di qua, cioè nel senso si muove con molta più chiarezza e può incrociare in questa settimana sia un uomo carismatico o una figura carismatica decisa, qualcuno che le mostra forza, attrazione, iniziativa, ma che può anche mettere alla prova il suo bisogno di verità. Cioè, può esserci qua un potenziale partner per una relazione sincera, 2 di coppe, cioè una persona che offre reciprocità, voglia di camminare insieme. Un uomo chiaro e diretto, c'è qualcuno che non usa mezzi termini, porta verità anche scomoda. Può incontrare anche una persona, o può essere sempre la stessa, che fa una parola dolce, un invito. Fatto sta che il femminile si trova questa settimana a incontrare degli eventi o delle persone che la costringono a chiudere con il passato o a liberarsi di un blocco. Cioè può incontrare degli uomini forti, affascinanti, ma la vita la spingerà a prendere chiarezza in questa settimana. Cioè può ricevere attenzioni e gesti dolci, ma se non sente verità e trasparenza sarà pronta a voltare pagina qui, asso di spade e la torre. Mi spiego? Sì. Vediamo un po' cosa ci dicono. Aspetta, volevo metterci questi oracoli qua.
Con gli Osho Zen adesso vediamo come sta viaggiando interiormente, quindi andiamo di più nella profondità con gli Osho Zen e il maschile. L'armonia, noi siamo nel mondo, 10-10, e la fioritura. Allora, i maschili alla fine di questa settimana realizzeranno una fioritura interiore proprio perché seguono la gioia che il cuore gli sta mostrando come cammino. 10 di coppi, 10 di denari, la fioritura, la regina di denari e gli Osho Zen. Praticamente a livello un po' più sottile i maschili seguono la via del cuore che li porta a far fiorire nella materia, i denari, la loro interiorità. Ecco perché si conclude con la regina di bastoni. Quindi i maschili, mi stanno dicendo, hanno questa voglia di far fiorire il loro cuore nella pratica, nelle azioni concrete, no? Ed è quello che seguiranno. Quello seguiranno. Vediamo i femminili. La fonte, questo è l'asso di bastoni, asso di bastoni, e infatti la pienezza, un altro asso, wow, 3 assi, asso di spade. Questa è una settimana bomba. Asso di bastoni, asso di denari, asso di spade. I femminili stanno seguendo la fonte, che come ti ho detto prima è la loro anima, il loro amante mistico, e che le offre delle occasioni di realizzazione vera dell'amore, asso di denari. Le offre la pienezza perché seguono la fonte, e l'asso di spade è il risveglio, la consapevolezza, sono decisioni prese sulla base di una verità indiscutibile. Sono fortissime queste due energie, fortissime. Vediamo cosa ci dicono questi altri. Voglio mettere lo sciamano. Una carta sull'energia maschile. Il cacciatore. Questa è, guarda, i maschili, è la carta che ti dice, a parte il cacciatore, va a cacciare la preda, è già è molto sottile, cioè nel senso vanno alla conquista. Questa carta ti dice non seguire le orme tracciate da altri. E infatti ci sono maschili che non seguiranno le orme tracciate da altri, ma seguiranno la loro intuizione. Anche perché questa carta mi fa venire in mente che questo re di denari al blocco possono essere anche delle figure con le quali i maschili si confrontano, possono essere i loro padri, il modo di fare dei padri, no? Queste memorie che ritornano, o anche delle, come ti ho detto prima, delle figure, magari hanno in mente questa persona del passato che è impegnata con delle figure più forti e quindi si confronteranno con questi specchi, perché il maschile è un gioco di specchi in questa settimana, affinché se per esempio le energie maschili si confrontano con dei femminili che hanno già una relazione con degli uomini forti, con delle persone forti, quello sarà uno dei loro specchi più forti per i maschili in questa settimana. Cioè, che sensazioni mi dà il fatto che la persona che amo sta con una persona che io reputo più forte di me? Ok? C'è anche questo, e infatti non seguire le orme tracciate da altri, cioè sviluppa la tua unicità, dice il maschile in questa settimana. Ecco perché seguendo la sua unicità realizza questa cosa. Sì, vediamo da quest'altra parte, il femminile. La danza degli spiriti. Se non è unito il femminile agli spiriti, io in questa settimana vi faccio pure la sequenza fluida yoga sciamanico dove andiamo a copulare con gli spiriti, con i demoni, con gli dei. La danza degli spiriti. Il femminile deve seguire soltanto il suo spirito e deve allearsi con i suoi le più grandi paure.
ma ha già il supporto degli spiriti, dei suoi avi e dei suoi antenati per farlo, realizzando questi 3 assi meravigliosi. Guarda, qua c'è la ricerca della visione, avrà una nuova visione. Sì, lo so che state dicendo, ma le mette o non le mette? Le metaforiche associative. Perché io con la coda dell'occhio le stavo guardando che sono lì. Le metto le metaforiche associative, le metto, dai. Mettiamoci le metaforiche associative. Allora, le metto, non avevo intenzione di mettere, stavano lì quindi non le ho battute. Aspetta un attimo che ci do due battitine. Ecco, un'ora per battere queste carte. Allora, mo ne prendo soltanto un mazzetto, batto queste, faccio così, faccio prima una battuta con queste. Allora, prendiamoci solo queste. Ok. Allora, battiamoci il maschile. Che maschioni abbiamo in questa settimana? Vediamo che maschione. Eccolo. Che è questo? Ah, lui col gattino sta questo. Beh, lascia il gattino e valla a prendere, insomma, no? Si sta. Vabbè, è molto evocativa questa carta, no? Allora, c'è uno schiantato qui che. Comunque a volte queste carte potrebbero bastare soltanto la contemplazione delle carte per capire tutto, anche quello che non viene detto, perché le parole possono limitare il vero contenuto. Allora, qua c'è lui col gattino. Non ridete! Non ridete! C'è lui col gattino. Anche lo stile è discutibile. Cioè, se te metti la canotta sulla camicia, sei molto discutibile, te lo dico, sei molto discutibile, ma ti amiamo per la tua fragilità. Ecco perché lei lo sgrida quando mostra la sua fragilità con la canotta e la camicia sotto. Ci sono tensioni perché se veste così questo. Cioè, lei, con tutto rispetto, con tutto che è regina di coppe da questa parte, lo comprende, lo capisce, ma vatti a cambiare, dice, ecco perché le tensioni, capito? Quindi è un po' così, stile discutibile. E quindi, che vi devo dire qua? Cioè, ha detto tutto da sola sta carta, no? Allora, c'è lui schiantato che chiede aiuto al suo gattino, dice aiutami, però viene compreso dalla regina di coppe. Poi però gli dà un bello scafaccione la regina di coppe. Vedo dei maschili che sono nostalgici fondamentalmente. Perché quando è che ti mettevi un po', ti vestivi così? Da piccolo, magari da 3 anni, non sapevi che ti metti tutti insieme, 4 anni. Sì, delle persone molto sensibili, vedo qua la loro sensibilità, vedo la loro, ehm, come dire, senza maschere li vedo qua, senza maschere. Vediamo un altro, hai parlato già da solo tu. Vediamo se ti sei vestito in modo decente, vediamo chi esce mo, vediamo se hai sentito il mio consiglio, ne è uscita una. Non ha sentito proprio il mio consiglio, si è vestito da Rambo. Mannaggia. E qua abbiamo da Sanpei Rambo, va bene? Abbiamo Rambo, questo dai, potrebbe essere un po' più il mio tipo, un po' barba, capelli lunghi, un po' più il mio tipo. Si è sistemato, diciamo, si è sistemato, secondo sempre il suo stile, anche qui opinabile, però con uno zaino va alla conquista della lei, della regina di bastoni. Dice, se tu c'hai il bastone in mano, io vengo qui con il tagliaerba. Sì, allora, molto semplice, da questo qua, molto discutibile, arriva quest'altro che è un po' meglio di questo, diciamo. Vabbè, non facciamo né meglio né peggio, però per intenderci qua, da uno che stava a casa con la nonna, la zia, col gattino, con un po', si è vestito ad occhi chiusi, qua lui apre gli occhi, si veste, va da Decathlon, si compra lo zainetto, la bandana, e qua, e va alla conquista. Qui è un po' più Rambo, no?
e quindi le carte parlano da sole. Adesso andiamo sul femminile che ci farà un po' respirare di più, mi auguro. Vediamo. Quindi da coso, come si chiamava quello? Come si chiamava quello del cartone animato? Non mi ricordo. Vabbè. Da Gigi la trottola, questo da Gigi la trottola a Rambo. Ok. Andiamo al coso femminile. Che signorina abbiamo in questa settimana? Eccola. Ah. Vieni, vieni, vieni che ti faccio un mazzo così, vieni. Eccola. Vieni, vieni, ti faccio un mazzo così, vieni, vieni. Lo sto aspettando, ecco perché da qui a qui sono passati circa 2 giorni, lui da qua ha preso peso andando in palestra, si è fatto o in palestra o nel bosco, ha alzato una quercia per 2 notti e 2 giorni, si è immuscolito, ecco qui, e lei che lo sta aspettando, col bastone, tra l'altro. Ecco, lei vedo in attesa di qualcuno, però ha le mani sui fianchi della serie. Vieni, 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 femminili molto forti, che danno le spalle quando serve. Che ti ho detto che qua ti tagliano, Ecco. Vieni, vieni. Ecco perché. Si è fatto 2 giorni e 2 notti nel bosco ad alzare querce questo. Querce già cadute. Ecco. Mai tagliare un albero. Chiedi il permesso per staccare un rametto sempre. O prendi quelli già caduti. Allora, vediamo che altra signorina abbiamo da questa parte. Non ci posso credere. Quelle dell'altra volta sono uscite? Cioè, sono uscite quelle dell'altra volta. Cioè, incredibile. Della settimana scorsa. La lei nostalgica, la lei come dea. Ah, ho capito. Prima carta questa, e quindi si è robustita la lei, perché ha integrato la nostalgia e la deità. Deità. Cioè si è alleata con la sua forza sia nell'oscurità che nella luce. Ecco perché sta bella forte qua, autentica. Wow. Beh sì, qua abbiamo dei femminili, quindi stai attento, non so se ti basterà una quercia, ok? Stai attento tu. Ok, allora, facciamo adesso riassuntone di questa settimana, mettiamoci qua che non vedo. Allora, dopo il momento ludico delle nostre metaforiche associative, allora, questa settimana il filo della vita porta il maschile e il femminile a muoversi come due danzatori che si cercano nello stesso spazio, anche se a volte inciampano nei propri passi. Il maschile avanza con il cuore colmo di nostalgia. Si porta pure il gattino e la camicia e la canotta insieme. Una parte di lui rimane ancorata ai ricordi, alle promesse non compiute, no? A dubbi, paure, catene invisibili che lo fanno esitare, eppure dentro al cuore arde il fuoco degli amanti, questo desiderio di unirsi, di scegliere, di sentirsi intero. E così nel cammino può incontrare in questo frangente una donna che lo accoglie con dolcezza. Magari è la mamma che gli dice: bello mio, stai bene anche così. Magari non è così, te lo dice la regina dei bastoni, la sua donna. Quindi la figura passionale è magnetica che lo fa destare, lo costringe a uscire dal suo limbo. La vita lo mette davanti a degli specchi diversi in questa settimana, morbidezza e forza, nostalgia o futuro. Alla fine qua il maschile capirà che il vero nodo non è chi incontrare, ma da che parte stare dentro di sé. La mamma o la fidanzata? No, scherzo, può anche essere.
Il femminile invece si muove con più fuoco, si presenta al mondo con il coraggio del re di bastoni, vuole vivere relazioni mature, non può rincorrere chi scappa, no? Nei suoi pensieri danza, come dire, la visione di un amore vero, una reciprocità che non è solo sogno, ma progetto di vita. Poi ha la spada della verità nel cuore, non vuole più autoinganni né mezze misure. Per questo può incontrare in questa settimana uomini che portano passione, altri che offrono dolcezza, o situazioni che la costringono a scegliere. Alla fine anche il femminile si renderà conto che non si tratta di ricevere oppure di ricevere o meno attenzioni, no, no, ma di dire sì solo a ciò che risuona con la sua verità interiore. Così maschile e femminile si incrociano. Lui la osserva combattuto tra due possibilità, attratto dalla sua forza ma ancora stretto dalle catene della mente. E lei lo guarda e gli dice con il cuore: se vieni, cambiati, cambiati, ok? E se vieni, vieni quindi con verità. Io non voglio più giocare al passato, ho bisogno di presenza, non di promesse. Quindi la settimana qua diventa un teatro dove il maschile impara a prendere posizione, vengo come Rambo, e il femminile impara a scegliere solo ciò che la nutre davvero, no? Eccolo qui. Quindi è un incontro questo che può essere dolce, può essere passionale o può essere uno specchio qua che porta una rottura necessaria, o di schemi, o di inganni, o di persone stesse. In ogni caso, entrambi stanno raggiungendo livelli di coscienza superiori. Ma perché questo gioco esterno che vediamo qui possa avere radici forti, queste energie vivono dentro di noi, no? Maschile e femminile. Allora l'archetipo maschile interiore questa settimana ci mostra le sue catene. Cioè è quella parte di noi che rimane incerta, che si perde nelle possibilità, che si lega ai ricordi del passato e che deve decidere con chiarezza chi siamo e dove vogliamo andare. Cioè dentro di noi il maschile è chiamato a smettere di restare spettatore e diventare imperatore delle proprie scelte. Cioè capace di dire: questa è la mia strada, mamma, non mi metto più la canotta con la camicia. Ok? Ma mi vesto da Rambo, anche se non me l'hai fatto vedere mai Rambo da piccolo. Vabbè, un po' così è. L'archetipo femminile interiore nostro invece porta questo fuoco di verità, no? Cioè la parte di noi che non vuole più compromessi, che sogna un'unione autentica e ha il coraggio di tagliare ciò che non nutre, l'asso di spade e la torre. Qui vediamo un femminile dentro di noi che si fa avanti, paggio di coppe, asso di bastoni, ma allo stesso modo, allo stesso tempo protegge i propri confini, 4 di denari. Allora, quando questi archetipi dentro di noi si guardano, che succede? Che nasce la cooperazione. Il maschile interiore decide, prende posizione e il femminile interiore accoglie solo ciò che è vero e fertile. E allora la realtà esterna si plasma. Possiamo incontrare persone, situazioni oppure opportunità che rispecchiano questo nuovo equilibrio. Quindi, per chi si riconosce l'energia maschile, andate direttamente da Rambo e state a posto. No, scherzo. No, non sto scherzando, Francesca, non è vero che stai scherzando, lì che stai dicendo la verità, è vero. Allora, per chi si conosce l'energia maschile, ti do 3 consigli, suggerimenti che mi dicono le carte, no? Allora, primo, decidi. Non restare sospeso tra passato e futuro. Fai almeno una piccola scelta concreta questa settimana. Secondo, osserva i tuoi sogni. Distingui l'illusione da ciò che è davvero possibile. Questo ti farà risparmiare energia. Terzo,
Cioè, distingui ciò che è illusione da ciò che è davvero possibile. Cioè, se vuoi conquistare Cindy Crawford, non ti presentare così. Vacci da Rambo. Ah, che ne so. Allora, terza, da quello che vedo, terzo suggerimento che mi dicono gli arcani, lo spirito degli arcani. Agisci con presenza. Un gesto semplice. Fai un gesto semplice ma autentico. Può essere una parola, può essere un messaggio, può essere un invito, perché questo vale più di 1000 pensieri. Ok? Per chi si riconosce nell'energia femminile, 3 suggerimenti anche di qua. 1. Proteggi il tuo cuore, cioè non dare tempo e spazio a ciò che senti non ti nutre davvero. 2. Apriti senza paura. Un piccolo atto di vulnerabilità. Eccolo. Un piccolo atto di vulnerabilità può essere un sorriso oppure una verità detta. Questo può aprire porte nuove. E poi terzo, scegli con coraggio. Cioè, se una situazione ti tiene ferma tra 2 strade, la vita stessa ti sta invitando a muoverti. Se per esempio sei decisa tra 2 strade, tu devi prendere ferma risoluzione di agire con coraggio verso una tua scelta, perché altrimenti la vita ti farà fare quella scelta, la torre. Scegli prima tu con coraggio, va bene? Quindi in questa settimana il maschile e il femminile dentro di noi, dentro e fuori di noi, ci ricordano una lezione preziosa: non rimanere sospesi. Vi ricordate il mantra Shrim Paramesvari Svaha, Shrim Paramesvari Svaha, che vi faccio fare la mattina nella sequenza dei 21 giorni? Bene, quello è l'azione. Non rimanere sospesi. Il maschile ci insegna che un piccolo passo concreto, una decisione presa anche se non è definitiva, vale più di 1000 pensieri. Che sognare è bellissimo, ma distinguere l'illusione da ciò che è la verità dell'anima è ciò che apre davvero le strade, e che basta un gesto semplice, un invito sincero per spostare l'energia. Il femminile invece ci mostra che proteggere il cuore non significa chiuderlo, ma custodirlo come un tempio sacro, che aprirsi con delicatezza, mostrando una verità anche piccola, è la vera forza. E ci mostra anche il femminile che questa settimana scegliere con coraggio, senza restare ferme tra 2 strade, è il modo più rapido per permettere alla vita di guidarci verso la bellezza. Così maschile e femminile si intrecciano dentro ognuno di noi, cioè l'uno porta azione, l'altra porta apertura, l'uno costruisce, l'altra custodisce. Quindi uniti, maschile e femminile, ci insegnano a vivere con decisione, con cuore e con la semplicità di chi sa che ogni piccolo passo è già un rito, ogni scelta un atto d'amore. Ogni gesto è una preghiera incarnata. Ok? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro. Concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.